Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un'altra piattaforma di trading automatica che permette due tipi di investimento. Il primo è tramite dei bot automatici collegati eventualmente agli exchange tramite API Key, permette di copiare una strategia. La seconda possibilità di diversificazione è quello di andare a inserire le nostre criptovalute in dei fondi gestiti dalla piattaforma stessa. Sto parlando di Mudrex e andiamo a vedere il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla. Mi raccomando, questi non sono dei consigli finanziari, per piacere fate sempre le vostre ricerche, fate i vostri studi prima di andare a effettuare un qualsiasi deposito all'interno delle piattaforme mostrate nei miei video, ma anche nei video di altri utenti e di qualsiasi piattaforma che trovate sul web. Mi raccomando, l'unica vostra protezione che avete contro la perdita dei vostri fondi è l'uso del vostro intelletto. La piattaforma di Mudrex, anche se in questo periodo storico sta ottenendo ancora più successo degli anni passati, Mudrex non è una piattaforma neonata, anche se la vedete per la prima volta in questo periodo. Ma che cos'è? È una piattaforma di trading automatizzato tramite dei bot che vengono collegati a diversi exchange, come ad esempio Binance. Questa azienda, partita come startup qualche anno fa, è composta da 5 giovani ragazzi indiani appassionati di trading e di criptovalute. Nel corso degli anni hanno ricevuto tantissimi finanziamenti da grandi investitori che gli hanno permesso di portare avanti questo progetto anno dopo anno e migliorarlo continuamente. Come vedremo nel video, è possibile utilizzare dei fondi sia direttamente caricati nel wallet di Mudrex sia tramite API Key collegato agli exchange. Quindi per quanto riguarda la sicurezza collegato all'exchange, Mudrex non ha accesso al prelievo delle cripto all'interno dei nostri portafogli. Prima di continuare con la spiegazione vi invito ad accedere ad esempio a Binance se volete collegare Binance a Mudrex. Una volta che avete registrato l'account, avete dei fondi all'interno dell'exchange che siano USDT oppure BUSD, dovete andare sul vostro profilo, in basso andare a cliccare su gestione API e andare a creare una nuova API. Per crearla è semplicissimo, alla voce etichetta date il nome alla vostra API key, come vedete io ne ho creata una per Mudrex e una per BitsGap. Una volta che avete dato il nome all'etichetta della vostra chiave API, vi verrà generato per l'appunto la chiave e la chiave segreta che dovranno essere copiati e incollati sulla piattaforma di Mudrex o su una qualsiasi piattaforma di bot automatico che vi chiede il collegamento con un exchange. Per quanto riguarda Mudrex, una volta che vi siete registrati, se avete piacere di registrarvi col referral link che trovate in descrizione, avrete $25 di bonus. Una volta che avrete fatto un account, bisogna andare su portafoglio, connetti a uno scambio, aggiungi chiavi API e vedete che qua potete andare a selezionare i diversi exchange supportati: Binance Spot, Coinbase, OKX, FTX. Se avete i fondi su Binance lasciate Binance Spot perché i fondi sono nel nostro portafoglio Spot, assegnate anche qui un nome all'etichetta della vostra chiave e dopodiché al passaggio successivo andrete a copiare i dati che vi fornirà Binance. Una volta dato l'ok, Mudrex si collegherà all'exchange tramite questi accessi. Mudrex è una community di trading e a tutti viene data la possibilità di creare i propri bot e le proprie strategie al fine di pubblicarle all'interno della piattaforma. Ovviamente non tutte le strategie vengono approvate da Mudrex, devono rispettare determinati parametri, determinate profittabilità, avere delle gestioni di rischi e rendimenti particolari, quindi se non siete dei trader esperti vi invito a non realizzare delle strategie perché non verrebbero approvate. Per poter pubblicare le proprie strategie bisogna possedere un account premium che costa $19 al mese con fatturazione mensile oppure $16 al mese con fatturazione annuale. Non è richiesto alcun abbonamento per gli utenti che copiano le strategie. Andremo poi a vedere nel dettaglio quando simuleremo la selezione di una strategia. Comunque ci sono delle piccole fee da pagare che vanno dall'1 all'1,5% in base al bot che andiamo a selezionare. Una cosa molto interessante è che queste fee vengono azzerate qualora il bot risultasse non profittevole. Attualmente la piattaforma
piattaforma è accessibile solo via web, ma è in sviluppo anche la modalità tramite applicazione per smartphone. Come vedete, adesso io ho collegato Binance al mio account e Key è attivata. Qualora non volessimo utilizzare delle API key attraverso i Noxy Exchange, possiamo direttamente caricare di criptovalute il wallet di Mudrex. Sempre alla voce wallet, non andiamo più su Connect Exchange, ma su Mudrex Wallet. Cliccando sul bottom apparirà questa schermata dove noi possiamo andare a depositare le criptovalute o addirittura possiamo andarle ad acquistare. Cliccando su deposita criptovalute, come vedete abbiamo un elenco di valute supportate e la possibilità di andare a selezionare la chain, come ad esempio la Binance Smart Chain, perché Mudrex è partner di Binance. Vi sconsiglio di utilizzare l'acquisto diretto di criptovalute all'interno di Mudrex perché è un servizio ovviamente semplificato, ma costa parecchio. Se andiamo a fare un esempio cliccando su acquista, andiamo a selezionare 500 euro per andare a acquistare Tether, che è una stablecoin. Vedete che abbiamo delle fee del 5,28%, quindi veramente esorbitanti. Vi conviene acquistarle su Binance e inviarle tramite Binance Smart Chain oppure collegare Mudrex tramite API Key direttamente a Binance, cosa più semplice e più economica di tutte. Ovviamente, oltre a depositare e acquistarle, abbiamo anche la possibilità di prelevarle cliccando su prelieva. Dobbiamo andare a compilare tutti questi campi per trasferire le criptovalute da Mudrex a un wallet o un exchange esterno, qualora le avessimo depositate all'interno del wallet di Mudrex, non tramite API Key ovviamente. Tornando sulla home page abbiamo la schermata iniziale dove sono presenti gli algoritmi di trading automatizzato. Ricordo che gli algoritmi che vengono pubblicati dagli utenti devono prima essere approvati e rispettare determinati parametri prima di essere approvati e resi disponibili. Quindi ogni volta che un utente, un trader propone la propria strategia, il team di Mudrex la testa, ne verifica i parametri e l'effettiva operabilità e solo in alcuni casi vengono approvati. Come vediamo nella schermata principale, Mudrex dà dei consigli, come ad esempio consiglia di diversificare gli investimenti all'interno della piattaforma tra 3-5 algoritmi per un periodo minimo da 6 a 9 mesi. Ovviamente una diversificazione del genere può portare a una rendita del 7% mensile. Questo ovviamente su una base dello storico delle attività inerenti alla piattaforma. Possiamo andare a selezionare gli algoritmi in base alla selezione dell'editor, top score, i popolari, oppure quelli che hanno ottenuto la performance migliore nell'ultimo mese. Supponiamo di voler selezionare un algoritmo tramite top score, ha ottenuto un punteggio molto alto, un valore pari a 8, il massimo è 10. Attualmente ha avuto un ritorno del 234%, ci sono 6 investitori all'interno di questa strategia con una fee dello 0,5%. Andando eventualmente alla selezione popolari con With Farm BNB con un valore di punteggio pari a 7 ha avuto un ritorno del 1245%, 413 investitori e una fee dell'1%. Cliccando su Wind Farm, arrivati a questa schermata, vediamo che questo algoritmo, questa strategia è attiva da 531 giorni. Una breve descrizione della strategia: gli exchange supportati, in questo caso supporta Binance, Binance US, Mudrex Spot ed FTX. Con quale valuta possiamo investire? USD, USDT, USDC, BUSD. Il trading market è fatto da BNB USDT e qua abbiamo la possibilità di andare a scegliere Mudrex Wallet Spot nel caso avessimo una valuta supportata come ad esempio USDT all'interno del portafoglio di Mudrex, oppure la voce Mudrex è il nome che ho dato alla mia API key di Binance e quindi a questa voce avrete il vostro nominativo che avete segnato alla vostra API key di Binance o di qualsiasi altro exchange. Una volta che selezionate o il portafoglio di Mudrex o il vostro portafoglio tramite API Key, dovete andare su allocare i fondi, appare questa schermata dove potete andare a selezionare il quantitativo di fondi da destinare a questa strategia. Potete scegliere 25%, 50%, 75% massimo, oppure andarlo a impostare manualmente. Dopodiché, una volta che avete deciso quanto allocare, cliccate su Allocate Funds.
Qua a fianco abbiamo il voto della performance, la percentuale di ritorno, quanti investitori ci sono, il minimo di investimento $150 e il minimo di fee che si va a pagare, quindi andremo a pagare $10 minimo di fee. Qua sotto abbiamo il grafico relativo alle performance con tutte le statistiche e anche i backtest che sono stati effettuati sulla strategia. Vi sarete accorti che su alcune strategie c'è questo scudo, praticamente è una sorta di assicurazione dove non vi risarcisce ovviamente in caso di perdita di denaro qualora la strategia un mese piuttosto che un altro si rivelasse non profittevole, ma vi va a restituire il pagamento delle fee, perché Moodrex dice ok, non avete ricevuto un profitto, non vi faccio pagare le fee della strategia. Un'altra sezione interessante e nuova è il Coin Set, dove vi permette di andare ad investire le vostre criptovalute in alcuni fondi selezionati da Moodrex. Come possiamo vedere abbiamo le New Crypto Star e in un anno ha reso il 3060%, DeFi, i migliori 10 progetti su DeFi 1813%, oppure andando ad esempio agli NFT in un anno avrebbe reso l'8261%. Quindi questa sezione ci permette di andare a investire le nostre criptovalute in dei fondi ben specifici. Supponiamo di voler andare a investire negli NFT che al momento hanno avuto una delle rese migliori, clicchiamo, vediamo che possiamo investire tramite BUSD, USDT e supporta come exchange Binance oppure il portafoglio di Moodrex. Minimo investimento $100, 50 investitori attualmente, fee gratuite. Per andare ad allocare i nostri fondi dobbiamo, come abbiamo visto prima, andare a selezionare se vogliamo utilizzare il portafoglio di Moodrex oppure gli API Key. Io seleziono l'API Key, vado su allocare i fondi, seleziono il massimo e vado a cliccare su Next. Sono andato in questo momento a inserire i miei fondi tramite Binance API Key all'interno di questo fondo gestito da Moodrex, che mi permetterà nel caso di avere un buon rendimento qualora gli NFT continuassero la loro crescita. Come vedete adesso c'è un riassunto della mia posizione, 413 USDT allocati all'interno di questa strategia, di questo fondo, e possiamo anche andare ad aggiungere altri fondi oppure a rimuoverli dall'allocazione. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci sarà il grafico del mio rendimento. Comunque vi aggiornerò su questa piattaforma e su questo investimento che sto testando per la prima volta in diretta assieme a voi. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, a lasciarmi un like ovviamente se il video vi è piaciuto ed unirvi anche alla nostra community Telegram. Noi ci vediamo domani. Ciao a tutti!